Mi ha aiutato più di tutto il fatto che non avevo paura, il fatto che mi fidavo di me e che avevo la fortuna di avere avuto una madre e una nonna lavoratrici, che avevano avuto tanti figli pur lavorando e che quindi si stimavano e non mi mettevano addosso la sensazione del se lavori sarai una madre inadeguata. Io credo che il tema dell'autostima sia un tema fondamentale. Yes, we can. Ce la possiamo fare. Andrei a rivedere fortemente le politiche di incentivi per i datori di lavoro. Direi anche che ciò che è apparentemente protettivo, come la legge sulla maternità, rischia di escludere, rischia di tenere fuori. Non sono convinta che il tema vero sia avere 5 mesi di permesso, quanto piuttosto, per esempio, di poter avere accesso a dei part-time prolungati che diventino in qualche modo interessanti anche per le aziende, oltre che per la persona che ne ha bisogno, perché non si smette di essere madri. Il primo consiglio è non sentirti inadeguata. Un figlio è comunque più felice di avere una mamma impegnata ma forte, una mamma fieramente dignitosa e che continua a imparare un ruolo sociale e a viverlo attraverso il lavoro. E l'unico modo di difenderci dalla paura dell'inadeguatezza è quello di costruirci continuamente un ruolo forte. Il primo presupposto è la meritocrazia. Io credo alla giustizia in azienda, credo all'umiltà dei capi che devono smetterla di a volte fare i padroncini. E in questo non è che le donne siano migliori degli uomini, cioè dipende. E poi credo anche che la gente è felice dove vengono offerte opportunità di crescita. Io per esempio mi chiedo se sto facendo bene il mio lavoro di azionista. Il mio tema non sono i profitti di quest'anno o dell'anno prossimo. Il mio tema è: ma io sono realmente utile a ogni azienda in cui sto? Io sto trascinandola positivamente in avanti verso il futuro o sto rassicurandomi coi risultati? Io vorrei riuscire a creare dei luoghi in cui le persone crescono, le persone non si sentono sole, perché mi è chiaro che le aziende sono diventate le comunità. Dopo la crisi delle parrocchie o dei circoli politici, sono i luoghi di vita e di incontro. Non voglio dire che le nostre aziende debbano essere luoghi in cui va sempre tutto bene, ma vorrei ci fosse trasparenza nel racconto alle persone.